Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. In questo video vedremo brevemente le consistenze che preferisco per dipingere, che uso quotidianamente nella mia pittura e che spero possano esservi utili. Se volete supportare il canale e vedere tanti nuovi contenuti, non dimenticatevi di iscrivervi attivando la campanella delle notifiche e lasciare like a questo video. Detto questo, cominciamo! Come vedete ho preparato la mia postazione con la wet palette, acqua e carta assorbente, che per comodità d'ora in poi chiameremo Scottex. È importante avere sempre a portata lo Scottex perché vi servirà in molti passaggi. Io per questa prova utilizzerò colori AK, quelli che sto utilizzando di più, abbinati ad altre marche come Chimera e Scale Color Artist. Indipendentemente dalla marca di colori che usate, dovreste cercare di ottenere sempre una consistenza uniforme e costante, così da ottenere ottimi risultati nella stesura del colore. Alcuni colori saranno più densi in partenza, altri più liquidi o già pronti per una stesura base, ma l'importante è capirli e regolarli in base alle nostre esigenze. Per cominciare, vediamo la consistenza per i colori base, ovvero quelli che si collocano tra il primer e le successive lumeggiature. Non saltate mai il passaggio del primer, o i colori base e i successivi non aderiranno bene e creeranno delle disomogeneità. Gli AK, come vedete, hanno una consistenza abbastanza liquida. In ogni caso, il pennello che andremo ad utilizzare dovrà essere umido, ovvero bagnato e poi parzialmente asciugato sullo Scottex. Se proviamo a stenderlo, vediamo subito che si stende abbastanza bene con il pennello, ma non alla perfezione, creando un leggero attrito alla fine. Questo perché seppur tendenzialmente liquido, non è sufficientemente diluito. Quello che stiamo cercando è una consistenza coprente, uniforme, sottile e di facile stesura, che non lasci righe del pennello e che non faccia percepire alcuna resistenza nella stesura. Il compito del colore di base è quello di creare una base uniforme, ma non spessa o grumosa. Troppo denso creerà spessori e rovinerà gli strati successivi. Troppo liquido si depositerà nei recessi come fosse uno shade e per creare uno strato uniforme ci serviranno infiniti strati disordinati e otterremo un pessimo risultato. Per questo motivo, per trovare la giusta consistenza per i colori base, dovremo aggiungere una piccolissima goccia di acqua. Basterà intingere la punta delle setole del pennello, togliere gran parte dell'acqua sullo Scottex e aggiungerla al colore. Come vedete, il colore è uniforme e costante ad ogni pennellata e ovviamente avremo lo stesso risultato anche sulle nostre miniature. Passiamo ora a vedere la consistenza per la velatura. Questa consistenza è quella che solitamente nei miei video chiamo velo leggero, una consistenza estremamente versatile e che può essere usata in una grande varietà di situazioni. Già dal nome si intuisce che deve essere un velo leggero, quindi più leggero rispetto ai colori base. Ma questo lascia spazio a diverse intensità, partendo da quella che vedete in questo momento, più vicina a un colore di base, fino ad arrivare al glazing che vedremo dopo. La potremo usare per sfumare gli stacchi, dare intensità alle ombre o aggiungere luci, ma anche cambiare il colore di qualcosa in modo deciso, mantenendo intatto il colore di base. La cosa più importante, anche in questo caso, è avere il controllo del colore, di dove lo stiamo andando a posizionare e della sua uniformità nella stesura. Per questo dovremo cercare di ottenere una consistenza più traslucida attraverso la quale vedremo il foglio della wet palette, al contrario di prima, ma lo dovremo vedere uniformemente, dalla prima all'ultima pennellata. L'errore più comune con questa consistenza è quello di aggiungere troppa acqua con l'idea che sia il modo migliore per ottenere un velo leggero. E in effetti è così, dovremmo aggiungere un po' d'acqua, ma molta meno di quel che crediamo. Anche qui ovviamente dipende dalla marca di colori che stiamo utilizzando, ma il rischio aggiungendone troppa è ancora quello di ottenere un colore che si stende in modo non uniforme, che si deposita nei recessi o a macchie. Se stendendolo sulla wet palette vediamo che in un punto vediamo più il foglio e in un altro meno, abbiamo diluito troppo. Qui ne vediamo un piccolo esempio. Quello che possiamo fare per utilizzare comunque un colore troppo diluito è quello di eliminarne gran parte dal pennello, passandolo sullo Scottex e usarlo quindi con il colore rimasto. In questo modo, anziché stendere un colore disomogeneo che rovinerebbe ciò che abbiamo fatto, lo utilizziamo a nostro vantaggio. Continuando ad alleggerire e ad eliminare gran parte del colore dalle setole, potremo ottenere consistenze sempre più sottili,
che passano da una velatura al glazing, ovvero stesure quasi impercettibili con le quali possiamo aggiungere filtri di colore ad alcune parti della miniatura, come rossori sulle guance o luci riflesse provenienti dagli oggetti. Se volete un video dedicato all'utilizzo di ognuna di queste consistenze, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Quindi quello che abbiamo capito è che non vogliamo né colori troppo densi e spessi, difficili da stendere, né colori troppo liquidi e difficili da controllare. La superficie della wet palette, così come le dita, sono ottime tele su cui provare sia la consistenza che la tonalità del colore che stiamo utilizzando. Come vedete, la differenza del risultato tra questi colori e quelli sotto è evidente, e come lo è qui, lo sarebbe anche sulle miniature, rovinando il risultato finale o perlomeno facendoci impazzire nel tentativo di sistemarlo. Ricordiamoci sempre quindi di eliminare gran parte del colore sulla carta, così da avere per ogni consistenza un buon controllo della stesura, e nel farlo seguiamo sempre il verso delle setole per non sformare la punta. Se volete qualche consiglio in più su come prolungare la vita dei pennelli, vi lascio il video che ho realizzato qui e sotto in descrizione. Ma arriviamo ad un punto essenziale, per molti scontato e banale, per alcuni no. Shakerate sempre benissimo i colori. Se non si fa, il rischio è quello di ottenere sulla wet palette colori come questo che vedete, con due parti visibilmente scomposte. Se provassimo a colorare e a stendere questo colore, otterremmo una consistenza estremamente sbagliata, disomogenea e gelatinosa, per il fatto che il medium e il pigmento non sono ben miscelati. Se osserviamo il risultato dello stesso identico colore, ma ben shakerato, notiamo subito la differenza. Da un colore come questo sì che possiamo ottenere tutte le consistenze che abbiamo visto prima. Altra cosa che può influire negativamente sul risultato è questa goccia, sì, questa piccola maledettissima goccia che rimane sul collo del pennello quando lo sciacquiamo. Se non facciamo caso ad eliminarla, questa goccia è sicuro al 100% che scivolerà nel colore un momento o l'altro, o direttamente sulla miniatura mentre lo stiamo stendendo, rovinando la tanto agognata consistenza perfetta. Ecco quindi un piccolo recap. Per il colore base cerchiamo un colore coprente ma liscio e facile da stendere, quindi probabilmente appena diluito. Per tutte le successive velature e glazing cerchiamo una consistenza gradualmente più traslucida, ma non troppo diluita o non ne avremo il controllo. Se dovesse capitarci di diluire troppo, ricordiamoci che possiamo sempre usare questa cosa a nostro vantaggio, eliminando gran parte del colore dal pennello per tenere il necessario e stenderlo con controllo dove ci serve e non rovinare il lavoro fatto fino ad ora. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali consistenze preferite voi per dipingere e se il video vi è stato utile. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e come sempre siate creativi!